Qualche settimana fa la Boss ha annunciato la versione 3 del loro amplificatore Boss Katana. Come sapete sono molto affezionato ai prodotti Boss, li uso particolarmente e una volta tolto il velo almeno virtuale sotto questo amplificatore mi sono molto incuriosito. Sì, perché io sono rimasto al Katana Mark 1, poi è uscito il Katana Mark 2 ed ora siamo al Gen 3. Non ho capito perché il cambio del nome, Gen 3 invece di Mark 3, però andiamo avanti. Ma la domanda che mi sono chiesto è stata se mi convenga a questo punto fare un upgrade con tutte queste migliorie, questi cambi. Che cosa avrà il Boss Katana Gen 3 che rende il mio Mark 1 magari un fossile obsoleto, sempre ammesso che ci siano queste grandi migliorie. Ed è per questo che oggi andremo a vedere le modifiche che ha annunciato la Boss, tutti gli upgrade e andremo a tirare le somme se veramente conviene appunto comprarsi un nuovo amplificatore. Magari ci hanno messo le valvole. Ci tengo a precisare che questo è un video totalmente speculativo, non ho un Boss Katana Gen 3 qui con me a disposizione, però se volete andare a controllare il Boss Katana, magari comprarlo anche, perché no, vi lascerò un link affiliato qua sotto al sito di Thomann dove potete già acquistarlo perché è già in vendita. Ma se siete vissuti fino adesso in un monastero tibetano oppure avete la memoria di un pesce rosso, semplicemente il Boss Katana non è altro che una linea di amplificatori appunto della Boss, rilasciato il Boss Katana Mark 1 già nel 2016, mamma mia sono passati 8 anni. Questo non è altro che un amplificatore digitale con tanti canali, tantissimi effetti al suo interno ed è un amplificatore molto versatile. Ha le valvole? No. Si comporta come se le avesse? Assolutamente no. Però ha un ottimo suono ed ha un prezzo molto più che abbordabile, il che lo ha reso molto famoso e conosciuto tra i vari chitarristi. Abbiamo poi avuto il Mark II che è stato rilasciato nel 2019, visto il successo, e che ha portato delle migliorie minime che secondo me non valevano la candela di comprarsi un amplificatore nuovo. Ed ora appunto il Gen 3 che annuncia molte più migliorie. Però prima di cominciare sto cercando di farmi notare un pochino dalla Boss, quindi se non l'avete ancora fatto lasciatemi un like sotto questo video, commentate, interagite il più possibile e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che mi aiuta veramente tanto. Ma ciancio le bande, andiamo a vedere che cosa ha in serbo per noi di nuovo la Boss. Dunque diciamo che sotto è sempre il buon vecchio Boss Katana. Quindi avremo tutte le versioni possibili, quella da 50 watt, la 50 watt XE che è appena uscita qualche anno fa se non mi ricordo male, la versione da 100 watt con 2 casse, poi la testata, l'Artist e l'Artist testata. E purtroppo già mi sono molto arrabbiato perché hanno perso totalmente l'occasione di aggiungerci un maledetto accordatore, che è una cosa che praticamente il mondo gli chiedeva. Il mondo, Boss, perché non hai messo un accordatore? Cioè non è tanto difficile, c'hai tutte le lucine colorate, premi un pulsante e fai l'accordatore, no? Scherzi a parte, continuiamo. L'altoparlante è praticamente la stessa che abbiamo sia nel Boss Katana Mark 1 e Mark 2, quello non è cambiato e sono praticamente la stessa in tutti i prodotti Boss, a parte il Boss 50 che ha un altoparlante da 10 pollici invece che da 12 e i magneti sono leggermente differenti, l'unica differenza lì. Invece i suoni sono nuovi, sono stati ricostruiti proprio da zero e la Boss ha annunciato che sono ancora più tube-like, se vogliamo dire così, insomma, che cercano di emulare la dinamicità appunto di un amplificatore valvolare. Come ho detto il Gen 3 purtroppo non ce l'ho qui con me, sarebbe stato molto bello fare un confronto. Abbiamo gli soliti canali, quindi l'acustico, il pulito, il crunch, il lead e il brown, però c'è un nuovo arrivato, un sesto canale chiamato canale pushed. E questo canale vuole emulare un amplificatore spinto al limite del breakup. Ogni canale ha una variante secondaria come nel Mark II, però se avete un Mark 1 vi avevo fatto vedere in un video precedente, che magari vi lascio qua sopra in qualche scheda, come potete accedere ad altre variazioni dei vostri amplificatori. Gli effetti invece sono sempre gli stessi, che sono sempre più di 60, che non è male. Anche se non è chiaro quanti sono esattamente, sono 61, 65, 69, non lo so.
Fatto sta che possiamo selezionare più di 5 effetti assieme, quindi possiamo utilizzare il boost con tutti gli overdrive, i fuzz, quelle robe lì, la modulazione, effettistica, il delay e il riverbero. All'interno ovviamente avranno anche l'equalizzazione, il noise gate, il pedale per gli effetti se ce lo vogliamo mettere, quindi non ci mancano le opzioni. Questa cosa comunque ce l'avevamo già sia nel Mark 1 che nel Mark 2 e tramite software appunto anche col Mark 1 possiamo selezionare più effetti nello stesso momento. E tutti i katana nuovi avranno anche un bellissimo upgrade che è il Bluetooth. Non so se vi ricordate, in un video precedente vi avevo parlato di un'app esistente che potevamo connettere tramite il cavo USB per praticamente modificare il suono del nostro katana tramite il cavo USB. In questo caso invece non abbiamo più bisogno di cavi, possiamo sia immettere degli audio nel Boss Katana per suonarli magari assieme alla nostra backing track, oppure cambiare le impostazioni dei suoni del vostro katana o aggiungere effetti, togliere effetti, fare quello che vi pare tramite tranquillamente il nostro telefono. Ed un'altra cosa positiva è che viene sia per Android che per iPhone, molti me l'avevano chiesta questa cosa e ora possiamo utilizzare anche i nostri iPhone. Yay! Però se vogliamo questa features purtroppo dobbiamo comprare praticamente un sistema apposito separato che costa attorno alle 40 sterline o giù di lì, e questa cosa secondo me ha un lato positivo perché prima di tutto teniamo un amplificatore più economico se non abbiamo già il Bluetooth installato, altrimenti avrebbero dovuto alzare un po' il prezzo, e la seconda cosa è appunto che se vogliamo il Bluetooth praticamente ce lo dobbiamo comprare separatamente, magari a qualcuno può non piacere. Parlando di impostazioni, c'è anche un nuovo software a disposizione sia per Mac che per PC e possiamo utilizzare quel software tramite il nostro computer per appunto cambiare e creare i nostri suoni. E la cosa bella che hanno introdotto è che possiamo invertire o cambiare l'ordine dei pedali nella nostra catena. Purtroppo non possiamo fare certe cose, tipo mettere il boost dopo il preamp. Avrei voluto metterci un Metalzone, però questo è un discorso per un'altra volta. Comunque ci dà molta più flessibilità, perché prima nel Boss Katana, almeno nel Mark 1, io ho 3 opzioni per le catene, non ne ho di più. Un'altra cosa molto bella è che se avete già un Boss Katana Mark 1 o Mark 2, le patch che avete nel vostro amplificatore preferito o nel vostro computer sono riutilizzabili, quindi non dobbiamo ricominciare tutto da capo. E come ho detto sempre in un'altra volta, non mi è mai piaciuto troppo la simulazione di cassa che ha il Boss Katana all'interno, e per questo la Boss finalmente ci ha sentito ed ha introdotto un nuovo sistema chiamato Line Out Airfield. Senti che inglese è come se vivessi a Londra. Questa non è altro che una simulazione di cassa integrata, quindi quando andremo a attaccare il nostro Boss Katana sia al line out oppure anche tramite USB in un computer o anche alla scheda audio, possiamo praticamente modificare la simulazione di cassa, e questo vuole rendere l'idea di avere appunto un amplificatore più microfonato. Questa è una cosa che avevano chiesto in tanti già dal Mark 1 e finalmente possiamo farlo. Infatti anche in altri prodotti Boss tipo la GT1000, il GT100 avevamo queste opzioni, e finalmente ce l'abbiamo anche nel Boss Katana se ne comprate uno Mark 3. No, Gen 3, scusate. Però questa cosa possiamo risolverla anche con un Mark 1 o Mark 2. Se abbiamo il line out possiamo tranquillamente attaccare appunto un cavo tra il line out e la nostra scheda audio e così avere il suono senza emulazione di cassa, e possiamo aggiungerlo tranquillamente tramite un software nella nostra DAW se vogliamo registrare con una emulazione di cassa migliore. Ed un'altra cosa che avevano chiesto veramente tanti, anche sin dall'inizio mi ricordo, era l'uscita stereo per le cuffie. Infatti ci sono gli effetti stereo nel Boss Katana, possiamo utilizzare 2 canali nel Boss Katana, però l'uscita cuffie rimane in mono, quindi se metto ad esempio, non so, un effetto ping pong del delay, lo sento come se fosse un delay normale, soltanto magari utilizzando una DAW o registrando che ho appunto riesco a sentire questo suono. Ed hanno finalmente aggiunto anche una spia per indicarci se siamo in modalità solo, quindi avremo una specie di boost nell'amplificatore o nel pedale, in modo tale che ci ricordiamo che cosa abbiamo come patch alla fine. Però anche tra vari amplificatori ci sono un paio di differenze notevoli. Il prezzo è ovviamente, Boss Katana 50 non costerà quanto magari un Katana Artist,
però ci sono anche delle feature in più o in meno, quindi andiamo a vedere cosa c'è di diverso. Il Katana 50 watt rimane comunque l'amplificatore più economico della serie, però ha delle features in meno, tipo manca ancora il loop effetti che purtroppo le versioni da 100 watt in su hanno, e visto che me l'avete chiesto in tanti, ancora purtroppo non possiamo collegarlo alla pedaliera GAFC. Questa praticamente è la pedaliera della Boss dove possiamo cambiare le patch, cambiare gli effetti. Purtroppo per il Katana 50 watt non funziona, però sarete contenti di sapere che funziona sul 50X. E manca ancora la funzione line out che praticamente ci permette di collegare il nostro amplificatore magari ad una scheda audio senza la simulazione di cassa. Tutti i Boss Katana dal 100 watt in su hanno anche un pulsante che delinea il contour. Questa è una nuova feature che hanno introdotto e dà praticamente all'amplificatore un suono più britannico, tipo marshalloso, oppure un suono più americano, quindi tipo Fender o qualcosa del genere, immagino. Possiamo fare anche la stessa cosa la versione 50 watt, però non abbiamo il pulsantino nel display originale, quindi possiamo fare questa cosa soltanto tramite app o software, quindi dobbiamo collegare o il nostro telefono o il nostro computer. E poi ce ne sono la testata e l'artist che hanno un paio di cose anzi in realtà particolari. Il primo è un pulsante chiamato Bloom che, da come ho capito almeno dalle descrizioni che ci hanno dato, ci definisce un pochino di più le frequenze basse, e soprattutto hanno sia un attacco XLR che un attacco MIDI che erano già comunque presenti nel Katana. Queste più o meno sono le migliorie che ha portato la Boss, almeno fino adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate, però sono andato a spulciare anche nei vari forum e gruppi Facebook che sono nati praticamente con il Boss Katana e come l'hanno presa gli utenti. La risposta in molti gruppi Facebook è abbastanza divisa, c'è chi non vede l'ora di comprarselo, crede che sia una rivoluzione, sia una gran miglioria, altri che dicono non credo che ci sia poi così tanto che mi faccia cambiare idea per comprarmi un nuovo amplificatore, sto bene con quello che ho già. Detto ciò, abbiamo visto le differenze, ora ci conviene veramente comprare un nuovo Katana e buttare il vecchio? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, però sinceramente la mia opinione è no. Se non avete un Katana ve lo consiglio caldamente, magari passate direttamente al Gen 3 perché ha un sacco di migliorie che a me piacerebbero avere, ma se invece già avete un Mark 1 oppure un Mark 2, andare a comprarsi un Mark 3 Gen 3! Insomma, non so quanto valga la candela l'upgrade, semplicemente sì, hanno fatto delle migliorie molto interessanti, ma non credo che abbiano reinventato la ruota. Questi amplificatori rimangono ancora molto validi. Oppure, se volete risparmiare, compratevi anche un Mark II perché appunto sono sicuro che molta gente adesso andrà a venderlo sul mercatino musicale. Ho utilizzato questo amplificatore per quasi 7 anni e sinceramente mi ha dato delle belle soddisfazioni, quindi non credo che voglio buttarlo via soltanto perché è uscito un nuovo modello con qualche miglioria. Sono molto già contento con quello che ho. Certamente ci sono delle features molto interessanti che mi piacerebbe avere, tipo l'uscita stereo forse con le cuffie è la mia preferita, però per il resto credo che sono abbastanza a posto, ho già tante migliorie che posso utilizzare. Come ho detto, possiamo cambiare la simulazione di cassa tramite il computer, oppure utilizzare un cavo USB appunto per cambiare le impostazioni col telefono tramite l'app che avevo comprato qualche anno fa, quindi non ne vedo il motivo di cambiare tutto questo, un amplificatore nuovo. Però ripeto, se non avete un Boss Katana e volete comprarvelo, ve lo consiglio caldamente il Mark III. Però ripeto, se non avete un Boss Katana vi consiglio caldamente a questo punto di prendere il Gen 3 perché ha veramente tante features ed ha un sacco di cose. Però queste sono le mie opinioni, se veramente vi sentite di vendere il vostro Katana Mark 1, Mark 2 per comprarmi un Gen 3, fatelo pure insomma. E se siete arrivati a questo punto del video e vi state ancora chiedendo se ci sono tante differenze tra i vari modelli di Boss Katana, ho fatto un video un sacco di tempo fa dove ne parlavo appunto delle varie versioni, cosa hanno, cosa non hanno, e un po' obsoleto forse come video ormai perché ovviamente il Gen 3 è uscito, però ve lo lascio qua su in alto. Non scordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!